Alberto Bona e il Class 40 Ibs hanno tagliato al sesto posto il traguardo della Transat Quebec-Saint-Malo e figurano in settima posizione nella classifica generale per effetto della compensazione assegnata allo scafo Leclerc per aver modificato la propria rotta ed andare in soccorso ad acrobatica durante il naufragio. Dopo 14 giorni, 20 ore, 19 minuti, 42 secondi di navigazione e 2.800 miglia percorse, alle 16:34 minuti e 42 secondi del 15 luglio, il Class 40 Ibs ha infatti tagliato il traguardo di questa difficile regata tra bonacce e tempeste. L'equipaggio, composto da Alberto Bona, Luca Rosetti e Pablo Santurde dell'Arco, è stato protagonista di una clamorosa rimonta di oltre 230 miglia, costruita nell'ultima settimana di regata, ed è riuscito, all'alba dell'ultimo giorno di navigazione, ad agguantare la sesta posizione in una flotta ridotta a 19 imbarcazioni, dopo il naufragio di Alberto Riva e il ritiro di 5 ulteriori scafi, compreso quello di Ambrogio Beccaria. Le ultime ore di regata sono state davvero molto impegnative. Un'ultima perturbazione, con vento girato a sud, ha disegnato un meraviglioso arrivo di Bolina, posto di fronte alla diga che segna l'ingresso al porto di San Malo. Se la regata era partita con la grandine il 30 giugno lungo il fiume San Lorenzo, è terminata sotto la pioggia, ma un soddisfatto Alberto Bona ha riportato una volta in banchina il sole. Ed eccolo raccontare in prima persona questa bellissima prova. Sicuramente è stata emozionante e mi è piaciuta molto perché comunque è una regata dove si passa un po' da tutti gli stati, no? Abbiamo fatto questi 2 giorni di fiume stranissimi, poi Terranova, la costa del Labrador. E, insomma, no, è stata veramente. Ci siamo trovati bene anche poi con l'equipaggio, abbiamo navigato bene e poi insomma c'è stata questa opzione nord che insomma abbiamo un po' patito all'inizio, ma poi siamo riusciti a rimetterci in gioco. E comunque la situazione in generale non era molto semplice, nel senso che era comunque molto dinamica, i meteo cambiavano spesso, quindi ci siamo fatti un po' trainare dalla rotta nord esotica. Col senno di poi chiaramente è stato un rischio enorme, però poi alla fine siamo arrivati tutti insieme, quindi non abbiamo mollato. A un certo punto i routage ci davano 400 miglia di ritardo rispetto al gruppo che era nato a sud, quindi è stato anche dura mentalmente restare concentrati e dire no. E poi abbiamo avuto ragione alla fine perché siamo riusciti a rientrare un po' in gioco. Siamo saliti comunque, c'eravamo a 350 miglia dalla Groenlandia, quindi c'era il mare che aveva un colore, cominciava ad avere un colore un po' strano, veramente pieno di vita, no? È diverso comunque, c'è qualcosa, a parte che ci sono 3 ore di buio, quindi c'è sempre questa luce un po', anche quando viene notte c'è sempre un po' questa luce. È stato per me una novità navigare così a nord, è stato bello. Sì, la lunga bolina è stata che alla fine siamo andati a nord, abbiamo preso questa depressione, dove si creano le depressioni, che era un po' quello che noi cercavamo, e è nata questa e ci ha fatto attraversare l'Atlantico. Chiaramente sei dalla parte sbagliata, quindi sei molto stretto, e la barca sbatte tanto e infatti abbiamo visto che comunque ci sono state diverse avarie strutturali nelle barche perché comunque è stata dura. L'equipaggio molto bene, sono contento, siamo stati secondo me molto in fase, abbiamo lavorato veramente bene, nel senso che siamo riusciti subito a prendere un bel ritmo. Con Paolo chiaramente abbiamo già fatto tanta esperienza, con Luca era la prima regata e mi è piaciuto molto, un lavoratore serio, veramente e non molla mai, è stato un bel compagno di avventura, soprattutto un'avventura che si prospettava abbastanza dura.